nata la tua vocazione missionaria? È nata con me. La mia famiglia era molto cristiana e devota alla Madonna. Per me è stato significativo quando durante l'esperienza della guerra curavo i soldati e i feriti. Alzi la mano chi vuole essere missionaria. Questa è la domanda che ha fatto una suora la prima volta che sono stata in oratorio. Non conoscevo le suore, non sapevo nulla, ma all'istante ho alzato la mano. La domanda non era uno scherzo. La direttrice mi ha chiamato e mostrandomi il crocifisso mi disse che dovevo seguirlo su quella strada. All'oratorio avevo visto che le bambine e le suore che stavano con loro erano molto felici e quella felicità mi attirava. Anche io volevo essere come loro. Primo viaggio in Italia. Lì ho fatto l'aspirantato e il noviziato. Ho ricevuto le prime obbedienze. Il 5 agosto 1934 ho fatto la professione perpetua e mi è arrivata la notizia: partirai missionaria per la Patagonia. Il 1 settembre siamo partite da Roma. Eravamo 26 dirette verso la terra dei sogni di Don Bosco. Il 24 settembre la mia prima destinazione, Bahia Blanca. La missione non era per niente come la immaginavo, non era una terra esotica tra gli indigeni, era missione perché era lì che il Signore chiedeva il mio sì. Non è stato facile all'inizio, dovevo imparare una nuova lingua, una cultura e dopo tutto io ero una tedesca in Argentina. 1938, un nuovo cambio. Ma qui la storia si fa interessante. Ero destinata ad una clinica, ma la busta con l'obbedienza è stata invertita con quella di un'altra suora e sono finita a General Roca. Al vedermi le suore della comunità pensavano che fossi lì solo di passaggio. Ero giovane, inesperta e mi sentivo inadeguata per questo ruolo. Ma la ricchezza più grande è che le suore mi insegnarono a fare la direttrice e nel tempo che trascorsi con loro mi vollero molto bene. 1941, Junín de los Andes, la terra di Laura Vicuña. Ero in una comunità di 6 suore e 60 allieve, tutte appartenenti alla popolazione indigena andina. Non lo nego, le condizioni di vita erano talmente estreme che quando entrai per la prima volta in quella che sarebbe stata la mia casa, persi la voce. Ma questo non mi fermò. Nella preghiera trovai la forza. 1955, Carmen de Patagones. Mi trasferirono come direttrice in anni per niente pacifici per la Chiesa. Conobbi infatti un salesiano che fu imprigionato e misi tutte le mie energie per andare a trovarlo, tanto che finii io stessa nella lista dei ricercati. 1957, ritorno a Bahia Blanca, questa volta come direttrice in una grande clinica. Lavoravo 24 ore su 24 con i malati, offrendo loro assistenza fisica e spirituale. 1959. Iniziano le mie obbedienze come ispettrice, prima in Argentina, in Perù e Bolivia e poi in Messico. Terminato il mandato mi chiesero in quale paese preferissi andare, in Argentina o tornare in Germania. Scelsi di rimanere in Messico, all'ombra della Madonna di Guadalupe. Ogni spostamento ha chiesto ad Antonietta di allargare il cuore. È stata lei stessa missione, perché con la sua presenza, la sua bontà, la sua donazione ha portato Cristo a tante persone.